Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi vedremo insieme come realizzare questa morbida copertina ad uncinetto. È un progetto super basic, realizzabile quindi anche dalle principianti del mondo dell'uncinetto e soprattutto unisex, adatto quindi sia per bimbo che per bimba. All'interno del tutorial troverete ovviamente tutte le spiegazioni per andare a replicare questo punto semplice ma molto particolare e ovviamente anche tutti i passaggi per eseguire una bordatura semplice ma completamente personalizzabile. Andiamo quindi a vedere tutti i materiali di cui abbiamo bisogno e iniziamo insieme il nostro progetto. Per questo progetto ho utilizzato 10 gomitoli del 100% lana-merino extra fine di Cinzia e catefilati. È un filato morbidissimo, caldo, irrestringibile e lavabile in lavatrice, quindi perfetto per le copertine. Ovviamente se volete fare la copertina in cotone, sempre sul sito di Cinzia e catefilati ci sono delle validissime alternative. Per quanto riguarda questo filato in particolare, ciascun gomitolo pesa 50 grammi da una resa di circa 125 metri, lavorabile con uncinetto numero 3, mentre con i ferri ci vengono consigliate le numerazioni 3,5 oppure 4. Vi ripeto, ne ho utilizzati 10 gomitoli che ho lavorato con uncinetto 3,5. Ricordate sempre di adattare il numero di uncinetto alla tipologia di filato scelto. Come vi ho anticipato, sul sito di Cinzia e catefilati ci sono delle validissime alternative. Ad esempio, chi volesse un filato 100% cotone può provare il Cotton Dream e per chi volesse un filato mix magari con della seta, straconsigliato il prezioso Silky. La nostra copertina ha una struttura semplice ma molto particolare. Infatti la parte centrale del progetto, questa lavorazione che voi vedete in diagonale, è eseguita applicando il punto granny alla tecnica C2C o corner to corner, in italiano tecnica di lavorazione da angolo ad angolo. Questa tecnica ve l'ho portata in un tutorial specifico già presente qui sul mio canale, all'interno del quale trovate le spiegazioni per eseguire una mattonella con tecnica granny in C2C sia di forma quadrata che rettangolare. In particolare la nostra copertina nella parte centrale è realizzata seguendo le istruzioni per una piastrella, in questo caso maxi, di forma rettangolare. Quindi per spiegarvi come andare a realizzare la parte centrale della copertina vi metto gli stessi passaggi che trovate in quel tutorial, quindi a campione, ma vi lascio ovviamente anche tutti i riferimenti per la versione grande del progetto, che andiamo poi a riprendere direttamente insieme per lavorare la bordatura. La bordatura è veramente semplicissima e potete andare a personalizzarla ad esempio con un nastrino e può essere anche la base per un eventuale bordo un pochettino più importante. Quindi potete semplicemente lasciare la bordatura così, aggiungere appunto ad esempio un nastrino oppure utilizzare questa base per creare il vostro bordo personalizzato. Quali sono quindi le misure del nostro progetto? La copertina che andremo a realizzare insieme ha misura 70 x 80 cm. Parlando della lavorazione centrale, quindi tecnica granny in C2C, vi do il numero dei blocchi di punti. Che cosa vuol dire? Con questa tecnica si lavora a gruppi di punti formati da 3 maglie alte, che si vanno a ripetere progressivamente lungo tutta la lavorazione. In particolare per la mia copertina, quindi per raggiungere le misure di 70 x 80 cm, ho lavorato 49 blocchi in orizzontale per 57 blocchi in verticale. Se non avete visto ovviamente il tutorial precedente, questi numeri vi sembreranno un pochettino strani, ma vedrete che saranno molto più chiari quando tra pochi minuti vedrete l'esecuzione di questo punto. Ripetiamo quindi le misure 70 x 80. In particolare la parte centrale è lavorata da 49 blocchi per 57 blocchi. Vi lascio quindi alle spiegazioni della parte centrale della copertina in campione e ci vediamo tra pochi minuti per andare ad eseguire insieme la bordatura
del nostro progetto. All'inizio della nostra lavorazione troverete come costante la presenza del numero 3, in particolare per quanto riguarda catenelle e maglie alte. Fatto il cappio al nostro filo, andiamo ad avviare 4 catenelle. Le ultime 3 catenelle lavorate partendo dall'uncinetto sostituiscono un punto alto. Nella prima catenella lavorata dobbiamo andare ad eseguire 2 punti alti. Entriamo quindi nella prima catenella, portiamo fuori il filo, lavoriamo un punto alto e un secondo punto alto sempre nella prima catenella. In questo modo abbiamo lavorato 1, 2 e 3 punti alti che corrispondono al primo angolo del nostro pannello, sia che questo sia un pannello quadrato, sia nel caso di un pannello rettangolare. Iniziamo un nuovo giro facendo 3 catenelle e voltando il lavoro. Abbiamo detto che uno dei particolari di questa lavorazione è la ripetizione del numero 3, in particolare per quanto riguarda le catenelle e le maglie alte. Ciascun giro inizierà sempre con 3 catenelle e andremo per la maggior parte del nostro pannello a lavorare le maglie alte a gruppi di 3. Se queste 3 catenelle sostituiscono un punto alto, dobbiamo andare a lavorare altre 2 maglie alte nel primo punto che ci si presenta, quello da cui nascono le 3 catenelle. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto disponibile e vi lavoriamo una, e 2 maglie alte sempre nello stesso punto di base che corrisponderà anche alla prima maglia alta sottostante. Davanti a noi adesso abbiamo un punto alto e le 3 catenelle che sostituivano la prima maglia alta. Saltiamo la maglia alta centrale e andiamo direttamente sulla terza catenella, quella più in alto, che abbiamo qui sulla sinistra. In questa catenella andiamo ad eseguire 3 punti alti. Abbiamo così completato il secondo giro di lavorazione e abbiamo creato 2 gruppi di punti, 1 e 2, composti ciascuno da 3 maglie alte. Vi faccio notare un particolare: avendo saltato questa maglia, tra un gruppo di punti e l'altro si è creato uno spazio. All'interno di questo spazio lavoreremo i punti del giro successivo. Cominciamo il nostro terzo giro con 3 catenelle, voltiamo il pannello e, come nel giro precedente, poiché dobbiamo crescere su entrambi i lati del nostro pannello, nel primo punto disponibile, questo, lavoriamo 2 maglie alte, ottenendo così il primo gruppo di punti di questo giro composto da 3 punti alti. Dobbiamo ora andare a lavorare un secondo gruppo di punti, questa volta nello spazio, questo qui, che abbiamo creato nel giro precedente. Carichiamo quindi il filo, passiamo con l'uncinetto all'interno dello spazio, portiamo il filo attraverso e lavoriamo 3 punti alti. Ottenendo così il classico effetto granny. Dobbiamo ora andare a concludere questo giro come abbiamo fatto per quello precedente. Andiamo quindi sulla terza catenella, quella più in alto, qui alla fine del giro, e vi lavoriamo 3 punti alti. Abbiamo così completato il terzo giro di lavorazione. Vi faccio notare un particolare. Nel primo giro avevamo un blocco di punti, nel secondo giro 2 blocchi,
Nel terzo giro 3 blocchi. Mano a mano che continuiamo nella nostra lavorazione, il lavoro cresce sia in orizzontale che in verticale e cresce proporzionalmente al numero di giri il numero di blocchi che andiamo a lavorare, e ciascun blocco è sempre composto da 3 maglie alte nello stesso punto o nello stesso spazio. Nei giri successivi come si procede? Dobbiamo continuare ad aumentare sia da una parte che dall'altra. Perciò iniziamo sempre con le nostre 3 catenelle, voltiamo il lavoro, lavoriamo 2 maglie nello stesso punto di base, passiamo al primo foro, all'interno del quale lavoriamo le nostre 3 maglie alte, ci spostiamo nel foro successivo e così via fino ad arrivare a fine giro. Al termine del giro si lavorano sempre 3 maglie alte nella terza catenella, quella più in alto, dell'ultimo punto disponibile. Proseguiamo quindi ripetendo questi passaggi finché il nostro pannello, da un lato o dall'altro indifferente, avrà raggiunto la larghezza desiderata per il pannello che vogliamo andare ad eseguire. Questo sarà il risultato che andremo ad ottenere andando a ripetere gli stessi passaggi, cioè aumentando sia da una parte che dall'altra del nostro pannello contemporaneamente. In questo caso noi smettiamo di crescere, quindi di aumentare da un solo lato, mentre continuiamo ad aumentare come numero di punti dall'altra parte. Quindi l'avvio di un nuovo giro sarà esattamente uguale a quello che abbiamo fatto nei giri precedenti. Andrà in questo caso a variare la chiusura del giro e l'avvio del giro successivo. Vediamo nel dettaglio. Iniziamo questo giro sempre con le nostre 3 catenelle, voltiamo il pannello e lavoriamo le nostre 2 maglie alte nello stesso punto. Proseguiamo poi lavorando con gli stessi passaggi che abbiamo fatto nei giri precedenti fino ad arrivare alla fine del giro. Nei giri precedenti, per andare a concludere il giro, lavoravamo sempre 3 maglie alte sulla terza catenella, quella più in alto, ma poiché ora non dobbiamo più continuare ad aumentare perché abbiamo già raggiunto la misura desiderata per questa parte del pannello, sempre nella terza catenella andiamo questa volta a lavorare un solo punto alto. In questo modo. Il nuovo giro inizierà sempre con le nostre 3 catenelle che sostituiscono un punto alto, volteremo il lavoro e poiché da questa parte del pannello non dobbiamo più aumentare ma mantenere lo stesso numero di punti, non andiamo più a lavorare 2 maglie alte nella stessa maglia di base, ma ci spostiamo direttamente a lavorare le nostre 3 maglie alte all'interno dello spazio successivo. Quindi da questa parte del pannello alla fine del giro si conclude sempre con un punto alto sulla terza catenella. Il giro successivo inizia con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta e si passa direttamente a lavorare nello spazio successivo. Salto quindi tutto quello che mi si presenta, vado direttamente nello spazio successivo e vi lavoro le 3 maglie alte. Proseguo poi lavorando i gruppi di 3 maglie alte fino ad arrivare alla fine del giro. Quando arriviamo alla fine del giro, da questa parte del pannello noi dobbiamo continuare a crescere in altezza, quindi dobbiamo continuare ad aumentare. Andiamo quindi a concludere questo giro con le nostre solite 3 maglie alte nella catenella più in alto. Realizziamo le 3 catenelle per il nuovo giro, voltiamo il pannello, siamo sempre dal lato dal quale dobbiamo aumentare, quindi realizziamo le nostre 2 maglie alte nello stesso punto come abbiamo fatto in precedenza. Continuiamo a lavorare poi i nostri gruppi di 3 maglie alte all'interno di ciascuno spazio fino ad arrivare nuovamente alla fine del giro. Quando arriviamo alla fine del giro, del lato dove non dobbiamo più aumentare, dove abbiamo una maglia alta singola, in questo caso composta da 3 catenelle, andiamo semplicemente a chiudere il giro lavorando un punto alto
sulla terza catenella, quella più in alto. In questo modo. Facciamo poi le nostre 3 catenelle, voltiamo il lavoro, non andiamo a lavorare all'interno di questo spazio, ma andiamo ad eseguire le nostre 3 maglie alte nello spazio successivo e proseguiamo poi normalmente lavorando le nostre 3 maglie alte all'interno di ciascun spazio fino ad arrivare alla fine del giro. In questo caso da questo lato continuiamo ad aumentare, quindi chiuderemo con 3 punti alti nella terza catenella, quella più in alto. Ora che abbiamo eseguito qualche giro smettendo di crescere da questa parte e continuando solo da un lato, è molto evidente la differenza tra queste due parti. Il nostro pannello non cresce più in orizzontale, si ferma a questo punto, mentre continua a crescere in verticale. Consideriamo adesso il fatto di essere arrivati all'altezza desiderata per il pannello da questa parte, quindi dobbiamo smettere di crescere anche qui. I passaggi sono sempre gli stessi di quelli che abbiamo fatto da questa parte. Vediamo nel dettaglio. Abbiamo deciso che da questa parte non vogliamo più continuare a crescere. Quindi facciamo 3 catenelle, voltiamo il lavoro e ci muoviamo come abbiamo fatto dall'altra parte del pannello. Non andiamo più a lavorare le 2 maglie alte in questo punto, saltiamo tutto questo blocco e andiamo ad eseguire i 3 punti alti direttamente nel punto successivo. Continuiamo con le nostre 3 maglie alte in ciascun spazio fino ad arrivare al termine del giro. Anche da questo lato abbiamo smesso di aumentare, quindi lavoriamo una sola maglia alta sulla terza catenella che compone il punto alto sottostante. Iniziamo il giro con le nostre 3 catenelle, voltiamo il lavoro, saltiamo questa parte, andiamo a lavorare nello spazio successivo. Continuiamo poi lavorando nello stesso modo fino al termine del giro, che andiamo a chiudere con un punto alto sulla terza catenella dell'ultimo punto disponibile. Abbiamo così smesso di crescere sia da una parte che dall'altra del pannello e queste saranno le misure definitive per quanto riguarda i 2 lati. Come si prosegue? Al termine di ciascun giro si andrà sempre a realizzare una sola maglia alta sulla terza catenella e l'inizio di ciascun giro sarà sempre composto da 3 semplici catenelle che sostituiscono un punto alto. Man mano che la nostra lavorazione continua, andremo praticamente a chiudere questo angolo e completeremo il nostro pannello. Continuo quindi andando ad eseguire questi passaggi e vediamo poi insieme come concludere il pannello. Quando siamo prossimi alla conclusione del pannello abbiamo solamente 2 blocchi di punti composti da 3 maglie alte. Facciamo come sempre le nostre 3 catenelle, voltiamo il pannello e nell'ultimo spazio disponibile tra gli ultimi 2 blocchi di punti lavoriamo 3 punti alti. Dopodiché chiudiamo il giro con una maglia alta sulla terza catenella. Realizziamo ancora 3 catenelle, voltiamo il lavoro e concludiamo il tutto con una maglia alta direttamente sulla terza catenella che ci si presenta. Completata quindi la parte centrale della copertina con i passaggi che abbiamo visto insieme sul campione, passiamo a realizzarne il bordo. Vi ricordo il numero di blocchi di punti che ho realizzato io per una copertina 70 x 80 cm. Sono 49 blocchi in orizzontale per 57 blocchi in verticale. La bordatura che andremo ora ad eseguire insieme è veramente molto semplice e richiama comunque la lavorazione nella parte centrale.
Ho scelto una bordatura di questo tipo in modo che possa essere anche una base per un eventuale bordo più complesso che potete andare a sviluppare in autonomia, ovviamente contando poi il numero di punti che vi ritrovate al termine della lavorazione. Chiusa la parte centrale della copertina con una maglia alta sulla terza catenella come abbiamo visto sul campione, voltiamo direttamente il lavoro. All'interno di questo spazio passiamo con l'uncinetto e andiamo a lavorare una maglia bassa e 2 catenelle. Questa combinazione maglia bassa e 2 catenelle sostituiscono un punto alto. Aggiungiamo una catenella in più, che sarà una catenella di separazione, e nello stesso spazio lavoriamo un punto alto. Realizziamo poi un'altra catenella di separazione e passiamo allo spazio successivo, questo qui. All'interno di questo spazio lavoriamo maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta all'interno dello spazio, catenella di separazione e ci spostiamo nello spazio successivo e anche qui lavoriamo maglia alta, catenella e maglia alta. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo andare a ripetere per questo lato della copertina. All'interno di ciascuno spazio lavoriamo maglia alta, catenella e maglia alta. Prima di passare allo spazio successivo facciamo sempre una catenella di separazione. Continuiamo quindi in questo modo fino ad arrivare al termine di questo lato della copertina. Completata la lavorazione su questo lato siamo arrivati all'angolo e davanti a noi non abbiamo più gli spazi, ma abbiamo direttamente i gruppi di 3 maglie alte. Lavorato il nostro ultimo punto V, maglia alta, catenella e maglia alta nell'ultimo spazio disponibile, realizziamo 4 catenelle e ci spostiamo a lavorare su questo lato. Subito davanti a noi il primo gruppo di 3 maglie alte, qui il secondo. Dobbiamo continuare la nostra sequenza di punti andando a lavorare alla base di ciascun gruppo di punti, cioè sulla terza catenella dove all'inizio della lavorazione andavamo a chiudere ciascun giro. Vedete, qui abbiamo 1, 2, 3 maglie alte che nascono tutte da questo punto. Quindi con l'uncinetto vado ad entrare proprio in questo spazio e vi lavoro maglia alta, catenella e maglia alta sempre nello stesso punto di base, e questo sarà il risultato. Catenella di separazione e ci spostiamo alla base del gruppo di punti successivo che sarà sempre qui. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Lavoriamo il punto V alla base di ciascun gruppo di punti. Ovviamente tra un punto V e l'altro c'è sempre una catenella di separazione. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare all'angolo opposto. Arrivati all'angolo, il nostro ultimo punto in questo caso sarà alla base della prima catenella che abbiamo lavorato all'inizio. Qui siamo proprio nel primo gruppo di punti che abbiamo fatto per iniziare il pannello centrale. In quest'ultimo punto dobbiamo lavorare il nostro ultimo punto V e da questa parte del lavoro, invece che fare 4 catenelle, ne facciamo solamente 2. Davanti a noi adesso abbiamo gli altri gruppi di punti che compongono il nostro nuovo lato. Sempre 3 maglie alte lavorate nello stesso punto di base, quindi ripetiamo gli stessi passaggi che abbiamo adottato per il nostro ultimo lato. Andiamo a lavorare i nostri punti V, sempre separati da una catenella, alla base di ciascun gruppo di punti. E questo sarà il risultato. Proseguiamo lavorando in questo modo fino ad arrivare al nostro ultimo angolo. Ed eccoci nuovamente sul lato del lavoro dove abbiamo gli spazi tra un blocco di punti e l'altro. Abbiamo lavorato il nostro ultimo punto V,
facciamo le nostre 4 catenelle e andiamo a lavorare direttamente nel primo spazio, come abbiamo fatto all'inizio della bordatura. La nostra solita catenella di separazione e passiamo allo spazio successivo. In questo modo proseguiamo fino ad arrivare alla fine del nostro giro di perimetro che andiamo a chiudere insieme. Siamo arrivati alla chiusura del nostro progetto. Qui abbiamo il primo spazio dove abbiamo lavorato. Maglia bassa 2 catenelle che sostituivano il primo punto alto, catenella di separazione e maglia alta sempre nello stesso spazio. Dobbiamo ora lavorare un ultimo punto V sempre all'interno di questo spazio e poi chiudere il nostro progetto. Quindi all'interno di quest'ultimo spazio lavoro il mio ultimo punto V, dopodiché realizzo 2 catenelle di separazione, vado sulla seconda catenella che ho fatto all'inizio della mia bordatura, entro proprio dentro la catenella, porto fuori il filo e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Ora non ci resta che andare a tagliare il filo, nasconderlo all'interno della lavorazione e la nostra copertina è completata. Come vi ho detto in precedenza, questa bordatura è veramente molto semplice, può essere arricchita ad esempio facendo passare un piccolo nastrino colorato, oppure può diventare la base per un'altra bordatura. Vi basta fare sopra i punti che abbiamo appena visto un giro di punto basso e fare magari una bordatura in pizzo, oppure andare a ripetere semplicemente gli stessi passaggi che abbiamo fatto, lavorando un punto V dentro il punto V sottostante. Quindi all'interno dello spazio dove abbiamo fatto maglia alta, catenella e maglia alta, entrate proprio qui tra i 2 punti alti e lavorate un punto V dentro il punto V sottostante. È una bordatura che io ho volutamente fatto così per permettervi poi di sviluppare e perfezionare questo progetto in base alle vostre esigenze. Siamo quindi arrivati alla fine di questo video tutorial che io spero abbiate trovato utile ma soprattutto di ispirazione. Se è così fatemelo sapere come sempre con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. Abbiamo visto come con pochi e semplici passaggi possiamo andare a creare una morbida copertina unisex e soprattutto reversibile, perché la trama del nostro progetto è uguale sia da una parte che dall'altra, cambia semplicemente il verso di lavorazione dei nostri gruppetti di punti che abbiamo visto nel corso del progetto. Vi ricordo che questo filato meraviglioso, la 100% lana merino extra fine, la potete trovare sul sito di Cinzecate Affilati. Se volete un'alternativa più leggera in cotone, ovviamente c'è anche quella tipologia di filato, ne abbiamo parlato nella lista dei materiali. Vi ricordo quindi il loro sito lasciandovelo scritto qui sullo schermo. Sperando quindi di avervi dato un nuovo spunto creativo, vi invito, se vi va, a seguirmi proprio qui sul mio canale YouTube, dove trovate tanti progetti sia all'uncinetto sia con i ferri da maglia e soprattutto tanti consigli e pillole creative. Per iscrivervi vi basta cliccare sul pulsante proprio qui sotto il video e vi consiglio anche di attivare la campanellina, così riceverete un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo progetto. E ovviamente vi invito, se vi va, a seguirmi anche sul mio profilo di Instagram che trovate scritto in alto a sinistra sullo schermo. Perciò con la mia morbidissima copertina vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto in un nuovo video, sempre qui sul mio canale YouTube.